Ascendit per la serie Beginner, 10 consigli preziosi per chi vuol fare tiro a lunga distanza. Allora, oggi ultima puntata 2025 della serie Beginner. Per questa puntata ho pensato di dare appunto a chi sta approcciando adesso al tiro a lunga distanza o magari ha iniziato da poco ben 10 consigli per migliorare le proprie prestazioni e riuscire a colpire anche target più lontani di quanto fate ora. Quindi mettetevi belli comodi, prendete carta e penna e iniziamo subito. Allora, consiglio numero 1. Spendete quanto è necessario anche per l'ottica, non spendete troppo per la carabina e pochissimo per la parte appunto ottica, perché questo è uno dei classici errori che fa appunto chi si approccia al tiro a lunga distanza. Quindi magari facciamo uno sforzo economico per acquistare un'ottima carabina che ha quindi delle prestazioni sicuramente molto buone, ma poi spendiamo poco per l'ottica. Magari, faccio un esempio, spendiamo solo 200 euro per l'ottica. Ora, l'ottica è una parte importantissima della piattaforma che andremo ad utilizzare appunto per tiro a lunga distanza, quindi non dico di spendere la stessa cifra di quello che abbiamo speso per la carabina per l'ottica, ma il mio consiglio è non spendere troppo poco. Quindi documentatevi bene, guardate tutte le recensioni possibili che troviamo naturalmente su tutti i social. Chiediamo soprattutto a chi già spara in poligono con delle ottiche qualche consiglio, magari possiamo anche chiedere di vedere insomma le prestazioni di un'ottica rispetto a un'altra, ma mi raccomando, acquistiamone una di fascia media, quindi un'ottica che ci permetta di procedere nei nostri progressi nel modo adeguato, perché se abbiamo una carabina che tira benissimo ma poi l'ottica non ci permette di avere una definizione di immagine adeguata, il reticolo non è inciso molto bene, le torrette sono imprecise e quant'altro, questo vanificherà i nostri sforzi di migliorare, ma soprattutto molto presto ci accorgeremo che l'ottica appunto non è adeguata a quello che noi vogliamo fare e dovremo investire altri denari per sostituirla con un'altra. Ci troveremo anche poi un oggetto peraltro inutile che ci è costato comunque dei soldi. Consiglio numero 2. Acquistate munizioni di marca diversa, ovviamente tutte adatte al tiro a lunga distanza, più o meno costose. Non fa niente se alcune sono anche più economiche, perché non è detto che facendo queste prove non scopriate che magari la munizione più economica va meglio di quella più costosa sulla vostra carabina. Eh sì, perché ogni carabina, diciamo così, gradisce più o meno alcuni tipi di munizioni rispetto ad altre, quindi fate dei test, fate delle prove, ovviamente questo lo farete effettuando delle rosate a varie distanze, scoprite quindi qual è la munizione che va meglio sulla vostra carabina e da quel momento in poi utilizzate sempre quella. Consiglio numero 3. Utilizzate sempre lo stesso lotto di munizioni. Eh sì, questo è un piccolo trucco che però è molto importante. Al momento dell'acquisto delle munizioni sicuramente comprerete più scatole, non credo che acquisterete una sola scatola per volta. Ebbene, controllate il lotto, sono dei numeri praticamente che troverete incisi all'interno della scatola delle munizioni. Controllate o chiedete in armeria appunto di avere munizioni tutte dello stesso lotto, perché queste munizioni sono prodotte in modo industriale e quindi la polvere che viene utilizzata durante la realizzazione di un lotto di munizioni è sempre la stessa. Se invece per caso dovessimo acquistare scatole di lotti diversi, la polvere nel frattempo sarà cambiata, perché ovviamente sostituiscono, diciamo così, i silos dove c'è la polvere con la quale vanno a riempire le munizioni. Per quanto simile non sarà mai la stessa, quindi le prestazioni delle munizioni cambieranno, saranno diverse. Quindi magari riusciremo a fare un risultato migliore con una scatola, peggiore con l'altra, e non capiremo in questo modo se sono degli errori, diciamo così, introdotti da noi, oppure invece si tratta della munizione che, essendo cambiato il lotto, ha delle prestazioni diverse. Quindi controllate sempre il lotto e scegliete munizioni dello stesso tipo. Consiglio numero 4. Appena possibile, quindi dopo che siete diventati un pochino pratici, iniziate ad utilizzare un calcolatore balistico. Ne trovate tantissimi, anche gratuiti, da poter scaricare sul vostro smartphone, sia che sia Android che iOS.
Troverete sicuramente diversi tutorial che vi spiegano insomma più o meno come va utilizzato un calcolatore balistico, e il calcolatore balistico vi aiuterà a raggiungere distanze superiori, quindi a ingaggiare target più lontani di quanto fate normalmente, perché farà il lavoro per voi, calcolerà quindi la balistica del vostro tiro e vi dirà quali sono le correzioni da fare per colpire i target a distanza superiore. Per far questo vi servirà sicuramente conoscere la velocità di uscita alla V0 della munizione, quindi alla volata della vostra carabina, ma in caso voi non possediate uno strumento per poter fare questa misura, è anche vero che in poligono spesso si riesce, diciamo così, a farcela misurare da qualcuno che ha questa strumentazione, oppure possiamo ricavarlo sempre utilizzando il calcolatore balistico, andando, diciamo così, per tentativi. Consiglio numero 5: non pulite troppo spesso la vostra carabina. Sento spesso in poligono persone che magari dopo 40-50 colpi che hanno sparato quella mattina in poligono tornano a casa e puliscono in modo approfondito la canna appunto della loro carabina. Che succede? Che la volta seguente che andrete a sparare vi accorgerete che la carabina improvvisamente non tira più così bene, almeno per i primi colpi. Quindi magari andrete a correggere l'azzeramento della vostra ottica praticamente sbagliando, perché poi in verità non c'entrava niente l'azzeramento dell'ottica, è semplicemente che pulendo la canna in modo approfondito avete asportato quello strato di rame ed altri metalli che si depositano al momento che passano le ogive che andiamo a sparare praticamente. Queste creano all'interno della canna una sorta di pattino, diciamo così, dove praticamente poi scorrono tutte allo stesso modo. Togliendolo, riportando diciamo così allo stato vergine la nostra canna, questo strato andrà ridepositato, quindi piano piano che le prime munizioni passeranno, lasceranno di nuovo questo strato, ma nel frattempo la loro traiettoria cambierà un pochino e quindi noterete che gli impatti saranno non più precisi come invece succedeva nella sessione precedente di tiro. Quindi dopo quanti colpi devo pulire la mia canna? Allora, normalmente si dice che dovremmo attendere che la precisione che notiamo, diciamo così, nel tiro va deteriorando, quindi quello sarebbe il momento in cui andare a pulire la carabina. Ma secondo me, se aspettate 200-300 colpi andrà più che bene. Quindi dopo 200-300 colpi che abbiamo sparato in varie sessioni in poligono, allora procediamo con la pulizia. Mi raccomando, aspettatevi ovviamente nella sessione dopo che i primi colpi non andranno così bene, quindi sparate 4-5 colpi, dopodiché vedrete che la carabina tornerà a sparare esattamente nel modo in cui sparava prima della pulizia. Consiglio numero 6: utilizzare un buon bipiede e una sandbag posteriore, quindi sparate nel cosiddetto doppio appoggio. In questo modo avrete dei punti stabili di appoggio per la vostra carabina e questo farà sì che voi riusciate ad avere delle rosate più strette, dei tiri più precisi un po' a tutte le distanze. Il mio consiglio numero 7 è controllate bene il setup ergonomico della vostra carabina, ossia l'impostazione della carabina che sia perfettamente adeguata al vostro corpo, al vostro modo di imbracciarla, alla vostra struttura fisica. Ovviamente questo sarà più facile se, come in questo caso, la carabina dispone di una calciatura regolabile in più punti, ma se anche avessimo una carabina a calcio fisso, ci sono comunque ad esempio degli spacer, cioè degli spaziatori che si possono inserire dietro per allungare il calcio, ad esempio adeguarlo meglio appunto alla nostra conformazione fisica, ma vendono anche dei pad adesivi che si possono montare qua sopra per alzare appunto il punto in cui andiamo a appoggiare la nostra guancia, il cosiddetto cheek rest. Avere un'impostazione più comoda possibile e adeguata quindi alla nostra struttura fisica della carabina è molto ma molto importante, perché se quando andiamo a sparare non siamo perfettamente comodi, non troviamo sempre la stessa posizione, i nostri tiri non saranno precisi. Consiglio numero 8: il freno di bocca. Se la vostra carabina non dispone di un freno di bocca al momento dell'acquisto, il mio consiglio è di acquistarne uno appena possibile. Controllate bene ovviamente quali siano le prestazioni indicate dall'azienda che lo produce in merito appunto a riduzione del ronculo della carabina, perché soprattutto per calibri tipo ad esempio il 308 poter ridurre appunto il movimento che fa la carabina al momento dello sparo sarà molto importante
importante perché vi aiuterà appunto a mantenere il follow through, ossia a seguire il tiro e a vedere eventualmente, non andiate a bersaglio dove avete colpito e quindi correggere il vostro tiro, ma anche se andrete a bersaglio sarà importante vedere dove avete colpito il vostro target, proprio perché magari l'avete preso in un angolo piuttosto che in un altro e non al centro, e quindi potrete sempre effettuare delle correzioni per tirare il più precisamente possibile. Il mio consiglio numero 9 è: non trascurate cose come ad esempio lo scatto, il grilletto. Quando acquistiamo una carabina potrebbe darsi che lo scatto sia più o meno buono, regolabile oppure no. Quindi se abbiamo uno scatto regolabile nel peso, ad esempio, regoliamolo in modo che lo scatto sia leggero e preciso al momento in cui andremo appunto a sparare, perché uno scatto troppo duro farà sì che inseriremo delle forze che andranno a perturbare il tiro e quindi il nostro tiro non sarà preciso. Ma anche se questo scatto fosse regolabile potrebbe darsi che non sia uno scatto particolarmente netto, perché magari un'ottima carabina ma monta uno scatto non particolarmente buono. Ora sul mercato si trovano grilletti, diciamo così, di tante marche diverse, di tutti i prezzi, quindi potremo chiedere in armeria eventualmente come fare un piccolo upgrade e montare quindi uno scatto migliore, e questo ci aiuterà tantissimo, perché ripeto, avere uno scatto più leggero e netto farà sì che noi non influiremo, diciamo così, sulla carabina al momento dello sparo, e i nostri tiri saranno molto più precisi. Consiglio numero 10, anche questo molto importante: avrete sempre sentito dire probabilmente che l'ottica deve essere più bassa possibile, attaccata praticamente all'handguard, altrimenti il tiro non sarà preciso. Ebbene, questo non è propriamente vero, in quanto oggi in tutti i calcolatori balistici c'è proprio la voce dove andiamo ad inserire l'altezza dell'ottica rispetto appunto alla linea della nostra canna, quindi il calcolatore ne terrà conto della posizione, diciamo, in cui si trova l'ottica appunto rispetto alla canna, e farà tutti i calcoli per noi e ci darà le indicazioni esatte per andare a colpire precisamente il bersaglio. Questa cosa era ovviamente molto importante quando non esistevano i calcolatori balistici, perché a quel punto avere l'ottica più vicina possibile alla canna era naturalmente una cosa essenziale. Mentre invece è molto più importante oggi, appunto, che abbiamo questi strumenti, avere l'ottica in una posizione comoda, ossia non dover prendere posizioni strane per raggiungere diciamo così, la posizione ideale per guardare dentro la lente dell'ottica. Meglio avere quindi un'ottica più alta, ma non dover appunto faticare per posizionarci dietro l'ottica e vedere bene. Questo farà sì che intanto non indurremo forze strane sulla carabina, perché ci andiamo a appoggiare per cercare di trovare la posizione. Secondo, troveremo sempre subito la nostra naturale posizione di tiro. Nelle sessioni lunghe di tiro non andremo via con dolori magari alla muscolatura, perché abbiamo preso appunto delle posizioni strane per poter tirare così tanto tempo a lunga distanza, ma soprattutto i nostri tiri ne gioveranno tantissimo. Ebbene, questi erano i miei 10 consigli di fine anno, diciamo così, per chi sta iniziando adesso il tiro a lunga distanza, che sicuramente vi aiuteranno a sparare meglio e anche più comodi. Ve ne voglio dare un altro extra che però non riguarda, diciamo così, la precisione o miglioramenti sul campo, ma è semplicemente vi risparmierà dello stress, diciamo così. Non stressatevi ad acquistare tutto subito, tutto insieme. Cominciate ovviamente da un'ottima carabina e una buona ottica. Tutto il resto di cui abbiamo parlato, freno di bocca, bipiede, sandbag, quant'altro, lo potrete acquistare man mano, un po' per volta. Tanto i primi tempi saranno dedicati a familiarizzare con la carabina, iniziare a capire, diciamo, un po' di cose rispetto al reticolo, tirando a 100 metri, testare le varie munizioni. Quindi avrete tempo di piano piano upgradare, diciamo così, la vostra carabina fino a portarla al meglio delle sue possibilità. Per qualsiasi consiglio, domanda, scrivetemi, io ovviamente vi risponderò come faccio sempre. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel like. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, perché anche nel prossimo anno ovviamente ci sarà un'altra serie beginner ancora più approfondita. Come sempre noi ci rivediamo qua su Sandit.